Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi, per la serie NFT e blockchain gaming, andiamo a vedere una panoramica per quanto riguarda MyDeFiPet. Andiamo a vedere che cos'è a grandi linee questo gioco, come si acquista il loro token nativo su PancakeSwap e come si va a acquistare all'interno del gioco i primi mostriciattoli, i primi pet. Ovviamente questo è un video panoramica, seguiranno poi dei tutorial dettagliati per quanto riguarda le future battaglie, marketplace, come si può sviluppare un'economia all'interno del gioco e come andare a guadagnare i D-Pet sempre giocando. Andiamo a vedere l'introduzione a DeFiPet dopo la sigla. Sul sito ufficiale mydefipet.com e andiamo a vedere che cos'è questo nuovissimo gaming su blockchain che va a integrare per l'appunto battaglie, allevamenti di animali, NFT, un po' in stile Axie Infinity. Lanciato su Cardia Chain ma completamente interpolare con la Binance Smart Chain, ha lanciato questo nuovo gioco che per l'appunto viene chiamato MyDeFiPet, che è stato sviluppato in collaborazione con Topbox, che è uno dei più grandi sviluppatori giochi in Vietnam. I giochi creati da Topbox hanno raggiunto più di 100 milioni di download a livello globale. All'interno di MyDeFiPet i giocatori possono collezionare animali acquistando uova, utilizzando ovviamente la valuta nativa del gioco. Ci saranno, secondo la roadmap, la possibilità di avere un marketplace dove si potrà vendere le uova, vendere le creature, si potranno fare delle battaglie e allevare questi piccoli animaletti. All'interno del gioco quindi possiamo allevare questi animaletti, li possiamo addestrare e prepararli alla battaglia che verranno disputate all'interno di un'arena. Il gioco offre circa 2 milioni di varietà di animali domestici con caratteristiche diverse da scoprire e sbloccabili. Una differenza sostanziale da altri giochi che, essendo su blockchain, acquistando o allevando questi animali, noi siamo realmente i possessori di questi personaggi, poi li possiamo anche vendere e scambiare con altri giocatori. Il token utility del gioco si chiama MyDeFiPet D-Pet, attualmente con un valore di 4,80 € con un'oscillazione negativa dell'1,41% nelle ultime 24 ore, con un totale rifornimento di 100 milioni di token. È acquistabile su PancakeSwap, su MXC, Bbox, ZT e AOFX. All'interno del gioco sarà possibile guadagnare questi D-Pet con lo staking, con le battaglie, vendendo e scambiando i personaggi. Attualmente il gioco è disponibile sia per Android che per iOS e ovviamente si può giocare, e io lo consiglio, tramite computer. Poter ovviamente acquistare i nostri primi animali e interagire con il gioco bisogna possedere i D-Pet. Per fare ciò dobbiamo inviare dei BNB a Metamask, ovviamente su Binance Smart Chain, e collegarlo a PancakeSwap per acquistare i token nativi del gioco. Vi faccio vedere come si fa. Ci colleghiamo a Binance all'indirizzo binance.com. Se non avete un account e avete voglia di registrarvi col referral link che trovate in descrizione a questo video, avrete dello sconto sulle fee del 20% fino a quando avrete un account aperto all'interno di Binance, praticamente a vita se volete. Altrimenti potete collegarvi all'indirizzo binance.com e registrarvi completamente in autonomia senza referral link, non ci sono alcun problema. Allora andiamo a comprare i nostri BNB, andiamo su Compa Crypto, compra con carta di debito o credito, andiamo a selezionare la nostra valuta, quindi euro, l'importo che vogliamo spendere e andiamo a selezionare BNB come criptovaluta che andremo a ricevere utilizzando i nostri euro. A questo punto clicchiamo su continua, selezioniamo la carta di debito o credito che abbiamo inserito precedentemente all'interno di Binance, o nel caso non fosse registrata la carta, in questo passaggio vi verrà richiesto nome, cognome, numero della carta e tutti i dati per poterla registrare. Proseguiamo, diamo l'ok, seguiamo le indicazioni a video e andiamo a finalizzare l'acquisto.
Dopodiché apriamo il nostro MetaMask. Se non l'avete installato e non sapete come collegarlo, come settarlo alla Binance Smart Chain, vi lascerò il link a fine video. Comunque facciamo finta che abbiate scaricato MetaMask, è già impostata la Binance Smart Chain, lo aprite, in alto andate su rete principale, selezionate la Binance Smart Chain e dopodiché copiate l'address sul quale andrete a ricevere i vostri BNB. Basta andare su account, copia negli appunti. Dopodiché dobbiamo spostare i nostri BNB da Binance a MetaMask. Andiamo su Wallet Spot, aspettiamo che si carichi la schermata, andiamo su Preleva. A questo punto andiamo a selezionare criptovaluta, selezioniamo BNB. Andiamo a incollare l'indirizzo che abbiamo copiato precedentemente di MetaMask. Come vedete in automatico qua sotto va a individuare BSC Binance Smart Chain, ci dà il semaforo verde, quindi l'indirizzo che abbiamo copiato è corretto. Selezioniamo il quantitativo di BNB che vogliamo mandare, in questo caso io voglio mandare il massimo, e clicchiamo su prelievo. Andiamo a compilare i campi per la verifica dell'identità e per confermare l'invio della nostra transazione. Una volta che abbiamo compilato i dati, completiamo l'invio. Qua sotto andremo a vedere che i nostri BNB sono in processing. Una volta che avremo ottenuto 15 conferme su 15, i nostri BNB arriveranno al nostro MetaMask e da lì vi farò vedere come andare a acquistare i DPET su PancakeSwap. E a questo punto i nostri BNB saranno arrivati al portafoglio di MetaMask. Dobbiamo andare su PancakeSwap, in alto a destra cliccare su connetti, sempre MetaMask, ovviamente alla Binance Smart Chain. Vedete che in alto a destra ha preso già il wallet. A questo punto dobbiamo andare su Trade Exchange. Come vedete balance 0.23 BNB, che è quello che ho inviato da Binance a MetaMask, e dobbiamo convertirli con il token DPET. Quindi si va su seleziona currency e si seleziona DPET. A questo punto facciamo cambio. Io tendo sempre a non cambiare il massimo perché vuol dire che vado a spendere tutti i miei BNB all'interno del portafoglio, mi lascio sempre qualcosa per le fee, facciamo 0.166 così ho cifra tonda. A questo punto si clicca su swap, confermiamo lo swap, diamo la conferma con la firma digitale del protocollo, transazione avvenuta con successo e tra pochi secondi io troverò i miei 8 DPET all'interno di MetaMask. Leghiamo su mydefipet.com, clicchiamo su Play Now. Arrivati a questa schermata noi possiamo utilizzare il wallet di Cardia Chain oppure di Binance Smart Chain. Ovviamente abbiamo fatto tutte le operazioni su Binance Smart Chain, clicchiamo BSC. Adesso qua vedete il mio wallet perché in automatico ha già riconosciuto MetaMask e come vedete ho 7.96 DPET all'interno. Facciamo caricare il gioco. Una volta che si è caricato il gioco noi possiamo anche andarla a mettere a tutto schermo cliccando su queste freccette. Vado a rimuovere la musichetta e non ci resta che far altro che andare ad acquistare i nostri primi animaletti. Clicchiamo sull'uovo, clicchiamo sul tastino più e come vedete per acquistare l'uovo abbiamo bisogno di 3 token. Autorizziamo la firma e attendiamo l'acquisto. Ho acquistato il mio primo ovetto. Ecco la solita sfiga, un ragnetto, che io odio ragni, però mi è uscito un ragno. Acquistato il nostro animale, lo troveremo in questa specie di fattoria. Adesso vedete che ne ho 3 perché nel mentre ho stoppato il video sono andato ad acquistarne altri 2 e come vedete mi è apparso un altro ragno e poi quest'altro animaletto che è una razza un po' particolare, Rudolph viene chiamato. All'interno noi qua adesso possiamo andare a claimare questi token, che è una moneta del gioco per poter fare degli piccoli acquisti, degli upgrade. Cliccando sul tasto più posso andare a aumentare il livello di questa baracca, di questa sorta di fattoria. Attualmente non ci resta che far altro di
nutrire i nostri animali per poterli fare salire di livello. Come vedete qua a destra abbiamo delle caratteristiche: la vita, gli attacchi critico, la velocità e la produzione di oro orario. Come vedete qua c'è il livello. Per passare al livello 2 bisogna arrivare almeno a 20 su 20. Per fare ciò ci resta che dare da mangiare. Come vedete sono arrivato al livello 2 e sono aumentate anche le statistiche. Qui in alto abbiamo i livelli della nostra farm, dove vedete che arrivando ad esempio al livello 4 noi potremo ottenere 600 scatolette di cibo e 10 diamanti. Per fare ciò possiamo anche andare a piantare ad esempio queste semenze, attendere che nasca il grano e andare a raccoglierli. Perfetto, vedete che la velocità è elevata nella nascita di queste piantagioni. Possiamo cliccarci e vedete in questo caso siamo andati a aumentare le nostre statistiche per poi pian piano avvicinarci anche al livello 4. Al momento il gioco è ancora tutto da rilasciare, nel senso che, come vedete qua più a destra, ci sarà la possibilità di andare a fare dello staking, quindi mettere in staking il nostro token di pet. Ci sarà la possibilità di andare a leggere la storia dei nostri animali e delle varie caratteristiche sulla libreria. Il marketplace è in via di sviluppo, il pet hotel dove poter andare a curare i nostri animali e la main house, la casa principale. Queste sono tutte sezioni che verranno sviluppate. Cliccando su shop ovviamente andiamo ad acquistare le uova, cliccando su my pet andiamo a vedere l'elenco dei nostri animali che stiamo possedendo. Tra gli investitori del gioco troviamo anche Animoca Brand, e se andiamo su Wikipedia alla voce Animoca Brand andiamo a vedere che è stata fondata nel gennaio 2014 e guardate un po' i videogiochi Sandbox, CryptoKitty, F1 e Axie Infinity. Un investitore importantissimo sta dietro a MyDefi Pet, e anche per questo che secondo me potrebbe davvero prendere piede questo gioco e perché no andare anche a concorrere contro Axie Infinity. Per tutti coloro che si sono persi il treno di Axie Infinity, nel senso che al momento è diventato veramente costoso poter creare un team, ad oggi MyDefi Pet è ancora alla portata di tutti prima che il valore del token possa salire tanto quanto Axie ed eventualmente prendere veramente piede questo gioco e far sì che tutto l'ecosistema sia poi difficilmente accessibile a tutti i giocatori. Bene, siamo arrivati alla fine del nostro consueto appuntamento. Come sempre spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi invito a lasciarmi un like ed iscrivervi al mio canale per restare aggiornati sui video che pubblico giornalmente, ma cosa ancora più importante, iscrivetevi alla community Telegram per restare in contatto con me e con tutti i membri della community senza perderci di vista. Noi ci vediamo domani. Ciao a tutti!